Ciao everyone, it's Marchettino, and today we're gonna have some good fun around the track as we're gonna burn the tires of the Giulia GTA and GTA M. Oh guys, you can't even believe at how excited I am today because I'm about to get behind the wheel of this. What you're looking is a pre-production vehicle camouflaged like a prototype of the Giulia GTA, which basically this and the GTA M are two of the most extreme road legal Alfa Romeo ever made. GTA stands for Gran Turismo Alleggerita, so Grand Tourer Light Weighted. This is a very important name that takes back to the roots and history of Alfa Romeo as a car maker in the racing. So it's a very important name, and trust me, for this car Alfa Romeo did a remarkable job to enhance even more the performance and the driving pleasure of the Giulia Quadrifoglio. First thing you may notice is the presence, because this car is wider, is lower. If you look at it, both front and back are 50 millimeters wider. We can notice also this brand new front bumper, which looks quite menacing, and just look at this. Here on this car we find carbon fiber pretty much everywhere, also on the fenders, side mirrors, roof, the spoiler. For the GTA and GTA M, here we find a brand new set of wheels. What you're looking at are these gorgeous 20-inch forged wheels. Talking about the brakes, this is the same braking system of the Giulia Quadrifoglio, so still carbon ceramic. In the front we find 360mm discs, and for the back, slightly smaller discs, 350mm. Another important detail are the tires, because here we don't find Pirelli anymore. For these versions, Alfa Romeo has decided to go for Michelin with the Pilot Sport Cup 2. So as you can see, these are serious tires, these are semi-slicks. Here we find also a bigger rear wing, which is actually bigger compared to the Giulia Quadrifoglio, but it's nothing compared to the spoiler of the Giulia GTA M we're about to see later. Everything you see camouflaged actually is brand new. We can see also these two mega cannons. What you're looking at is at the brand new full titanium exhaust system made for Akrapovic and developed for the Giulia GTA and GTA M. And trust me, it sounds pretty good. Let me show you also the engine bay of the Giulia GTA. So here we find the 2.9 liter twin turbo V6 engine. This is the same engine of the Giulia Quadrifoglio, but the power has been raised from 510 horsepower up to 540 brake horsepower. It's not just about refreshing the ECU to increase the power. The technicians at Alfa Romeo, hello, they told me that they have done lots of tweaks and work underneath in order to improve the engine as well as the cooling system. Because, you know, if you buy a car like this, I guess you're gonna see and enjoy the racetrack quite often with this. Oh, by the way, just look at this, even more carbon fiber. This is amazing. There's carbon everywhere on this car. Just 500 units to be built between this and the GTA M. Price for the GTA is 175,000 euros. For the GTA M, slightly more, 180,000. So once you step in, you realize the big differences between this and the GTA M. For example, here we can still find the back seats. You're gonna see a more raw and Spartan car in the GTA M version. Let's step inside, and first thing, more carbon fiber, which is always a good thing. I love the seats. Here, even more carbon fiber. So, the interior is not that different compared to the Giulia Quadrifoglio. We can see an even more sporty touch with more Alcantara. This being the facelift version of the Giulia, we can find some more new elements that enhance the quality and the materials of the interior. And, of course, even more carbon fiber. Oh, it's there! GTA M, that's the next car we're gonna drive on the track. As I said, this is a prototype, but still I don't get the point to cover this badge on the steering wheel, but still, let's fire up the engine, let's hear this Akrapovic. Let's engage also race mode to open the valves. GTM is still there, and we have another one.
guys, I have the wheel racetrack just for me, so let's put the helmet on, let's buckle the seatbelt and let's burn some rubber. And guys, at this point of the video, I recommend you to turn the English subtitles on because I'm about to drive the car flat out on the track and thinking about my emotions and feelings of this car while driving at plus 200 km/h, well, it's not my thing. So just turn the English subtitles on so you might hear me talking in Italian. Ragazzi, ci siamo! Sono dentro la pista di balocco al volante della Giulia GTA, quindi iniziamo con quella più tranquilla, tra virgolette. Prime impressioni, beh, è impressionante. Differenze rispetto alla Giulia Quadrifoglio sono sostanziali. Se già con la Giulia Quadrifoglio Alfa Romeo ha creato un prodotto altamente prestazionale, divertente da guidare, beh, con i prodotti GTA e GTA M hanno alzato notevolmente l'asticella. Le differenze al volante sono tantissime. Adesso stiamo per iniziare un nuovo giro. Ho fatto il primo giro per scaldare semi-slick e freni e adesso vediamo di divertirci un po'. Su tutto, guarda, quinta, sempre giù tutto. 220, un'altra frenata decisa. Che direzionalità, mamma mia, il muso come piantato a terra, reattivo. Siamo nuovamente sopra i 200. Qui sul dritto una cosa che ho notato è che i cavalli aggiunti rispetto a una Giulia Quadrifoglio sono solamente 30, però si sentono perché ovviamente la macchina è più leggera e poi i tecnici dell'Alfa Romeo mi dicevano che questi cavalli sono stati messi in alto, quindi ciò ti permette di avere un tiro potente e costante fino al limitatore, cioè a 7000 giri. Meraviglia. Ovviamente sto guidando in race con i controlli staccati, bisogna esagerare tanto per farla scodare perché altrimenti questa macchina è letteralmente incollata alla strada. Galleria il sound si sente perfettamente, anche sul casco mi tappa un po' il suono del motore, credetemi che questo Krapovic in titanio si fa sentire veramente bene. Un altro rettilineo, vediamo quanto tocchiamo. E 21. Guidando così queste semi-slick temo che non dureranno tanto, però è divertente. Questa parabolica facciamola un po' più tranquilli perché si può fare più veloce, però questi New Jersey mi ricordano che devo prestare molta attenzione. Diciamo che guidare anche le sue declinazioni, può essere anche la veloce, la GTA, la GTM, crea dipendenza. Da questo curvone a 200 all'ora la macchina è letteralmente incollata sull'asfalto. È pazzesco il lavoro che hanno fatto a livello di aerodinamica, di assetto. Scusate se non parlo, ma sono concentrato e poi questo sound è veramente spettacolare. Vediamo di far raffreddare un po' la macchina perché adesso rientriamo nei box, saliamo immediatamente sulla GTM perché non oso immaginare quella macchina in questa pista. Non ho mai guidato una berlina dinamicamente parlando, così coinvolgente, agile. Non oso immaginare adesso la GTM, ragazzi.
rispetto a una Giulia quadrifoglio normale è sorprendente sotto ogni punto di vista. Qui si vede che per quanto riguarda il piacere di guida, la dinamica di guida, i tecnici di Alfa Romeo hanno lavorato tantissimo. Se visivamente dall'esterno vedete qualche particolare estetico diverso, beh ragazzi, sedetevi nel lato guida, provatela e vi rendete conto che dal punto di vista della meccanica e della guida le differenze sono veramente sostanziali e te ne accorgi, in positivo ovviamente. Se già la Giulia quadrifoglio è una macchina pazzesca da guidare, beh con questa ragazzi che meraviglia. Già un peccato dover rientrare nei box, però come vi ho detto adesso facciamo cambio macchina, saliamo sulla GTM. Round 2. So we had good fun on the track with the Giulia GTA. At the end of the video, I'm gonna make a comparison and tell you my final thoughts of both cars. So now, let's take you for a tour of the GTA Ham and then let's hit the track one more time. So guys, this is the Gran Turismo Alleggerita modificata, so Grand Tourer lightweighted modified. It's very close to the GTA, but this version is enhanced even more to have no compromises, top performance, the maximum driving pleasure. So it still looks quite badass. First thing we notice, well, just look at that. What a spoiler. I think this is one of the biggest and most impressive spoilers I have ever seen. I mean, how many times you see a road production sedan with a spoiler like that? In fact, for the M version, the engineers at Alfa Romeo wanted to enhance even more the downforce and the airflow of the Giulia. In fact, this wing is actually adjustable, as you can see. It has 3 different setups. One more aggressive thing we find in the front is this mega carbon fiber splitter. Also, this one is adjustable, of course manually, and here we have 2 different positions. Engine, as well as the brakes and tires, the suspension, it's the same of the GTA, but now I'm gonna show you the real differences between this and the GTA. So, this car, compared to the Giulia Quadrifoglio, it's a good 100 kilos lighter. And let me show you how Alfa Romeo managed to save a lot of weight. Are you ready? So, let's say goodbye to the back seats. Here we find a massive roll cage. We find also some racing seat belts made by Sabelt. Just look at that. Oh, the rear of this seat, it's pure porn. The seats of the GTM are dedicated just for this model, and as you can see, they are smaller, lighter and tighter. Once you step in fact, first impression is, am I sitting in a race car? I mean, just look at that. This is what you see whenever you look at this, the rearview mirror. It's impressive. Also here we find lots of carbon fiber. Exhaust system is the same of the GTA, but here it has less soundproofing material. It doesn't have the back seat, so I'm quite sure it's actually louder, so let's hear it. Let's open the valves one more time. Okay guys, so now let's see the track with the GTA Ham. Bene ragazzi, ci siamo! Adesso siamo sull'artiglieria pesante, sulla Giulia GTA M. Come sempre stiamo facendo il primo giro per scaldare gomme e freni e già le differenze si possono avvertire. Questa macchina ha un'anima ancora più racing, spartana. Sentite che casino che fa sto motore. Grazie alla rimozione dei sedili posteriori si sente ancora meglio il sound del motore. Poi queste cinture che sono un po' scomode per l'uso stradale, ma per la pista vanno più che bene. Praticamente come prime impressioni mi dà l'idea di essere un'auto da corsa sotto mentite spoglie. Da fuori sembra una berlina vistosa, però appena ti siedi dentro, ti allacci queste cinture Sabelt, ti siedi su questi sedili che sono diversi dalla GTA, questi sono ancora più avvolgenti. Beh ragazzi, che meraviglia! E adesso iniziamo il nostro giro lanciato con la GTM. Sente la differenza rispetto alla GTA, uscire da qui 2.10
gas completamente affondato. Facciamo un'altra bella staccata decisa, terza marcia. È ancora più affilata e incisiva negli inserimenti veloci, mamma mia. E anche il tiro dai 6-7.000 giri è leggermente migliore rispetto alla GTA. Bella che basta esagerare quel poco di più per intraversarla, ma per una guida pulita è veramente meravigliosa. E anche questa volta sto guidando con i controlli completamente spenti. Anche queste gomme appena entrano in temperatura hanno così tanto grip e trazione che si riescono a gestire questi 540 cavalli senza nessun giro elettronico in maniera impeccabile. Un po' di show per il dronista ci voleva. Lo sterzo, ma che spettacolo! Non sembra di guidare una grossa berlina. Uno sterzo estremamente sincero, comunicativo, è veramente uno spettacolo giocare con questi 540 cavalli con i controlli spenti, perché appena il posteriore perde aderenza lo senti subito, basta una leggera controsterzata e sei di nuovo con le ruote dritte. 2,21. Le cambiate sono veramente fulminee. Mi piace il fatto che in race in ogni inserimento senti uno schiaffo dietro la tua testa. Sono delle cambiate molto secche e veloci. Questo in teoria è il giro di raffreddamento, però vediamo di fare un altro paio di curve allegre. Siamo nuovamente a 210 km/h. Questo sterzo è veramente facile da gestire di traverso, è uno spettacolo. Questa macchina non soffre di rollio, non soffre di sottosterzo, basta esagerare quel poco di più e e le gomme durano veramente poco. Ok, adesso ci tocca raffreddare sul serio perché il giro è quasi finito. Non spaventatevi se è uscita la spia dalla pressione dei pneumatici, perché ovviamente questa qui, essendo una macchina ancora sotto veste di prototipo, potete vederla, non è ancora definitiva al 100%. ed anche questo è il fascino di guidare una macchina così. Io adoro i prototipi, le macchine camuffate, e guidare questa macchina sotto veste di prototipo, che occasione, che esperienza, ragazzi. Vorrei fare qualche altro giro, godermela per bene, ma adesso dobbiamo lasciare la macchina al prossimo giornalista. Sia GTA che GTA M creano dipendenza. Se ne comprate una dovete farvi l'abbonamento all'autodromo vicino a casa, questo è poco ma sicuro. Come rientrare nei box con stile. Inizia ad avere caldo. Che spettacolo! La voglio.
So guys, we have arrived to the end of this truly amazing day. GTA AM both side by side. We have ended our track session and just look there in the back. You can see my Ferrari with the engine bay open because they said, Marco, feel free to make a couple of laps with your Ferrari, and was like, why not? Thank you. When you get behind the wheel of this car, you truly understand that compared to a Giulia Quadrifoglio, which, by the way, it's such a remarkable, fast and performing car, this is completely different. It's like driving a way faster car. The things I've loved most about the GTA: the front. When you turn in, especially at high speed, in the slow corners, the front is so sharp, reactive, it's amazing. It doesn't feel like you're driving such a big sedan. And honestly, this is truly one of the most fun, engaging and performing saloon cars I have ever driven. And now let's talk about the differences between this and the GTA AM. So the biggest difference in terms of driving I have felt through the steering wheel is the grip when you're driving this car in the very high speed corners, because due to the enhanced aerodynamics, you can feel that the more you drive it fast, the more this car is glued to the road. If you drive it both on public roads, probably you don't feel any difference. They're both truly fast. In fact, the price is very similar, but Alfa Romeo told me that most customers have decided to go for the GTA AM. If I had the money, probably I will go for the GTA AM as well, and now let me tell you why. Whereas on the GTA we have more compromises in order to have a fast, engaging and performing saloon car, but that you can actually daily drive, here we find a softer version of the GTA AM that still it's much better and faster than the Giulia Quadrifoglio. But even though the GTA AM in terms of performance it's basically the same thing, I love the fact that in the back you don't have the seats, you have the racing seat belts, the exhaust note is even more enhanced, so basically it's like driving a road legal race car. How many other cars are like this on the market? We're living in an era that it's going in the electrified direction. Most car makers don't make exciting cars, sports cars anymore. So today it's amazing to see two cars like this that are available for sale. It's amazing. So thank you Alfa Romeo for making these two cars, and of course thank you for inviting me here today. I hope you guys enjoyed the video. Make sure to subscribe to my YouTube channel for more, and as always, thanks for watching. Ciao.